Risalendo la Val Seriana, tra i monti delle Prealpi Orobiche, troviamo il paese di Ponte Nossa. Il territorio del comune si estende tra le montagne circostanti, a ridosso del fiume Serio e dei suoi affluenti, la Nossana e il Riso, che scorrono nelle valli omonime. È un piccolo centro abitato che ha vissuto negli anni a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento una forte crescita demografica ed edilizia, grazie all'afflusso di manodopera per il cotonificio De Angeli Frua, posizionato sulla sponda sinistra del fiume. Per quanto non si abbiano notizie certe sull'origine del paese, il suo nome fa la sua prima comparsa tra le pagine della storia nel Medioevo, accostato alla figura di Beltramino Lanfranchi. Meglio noto come Beltramino da Nossa, fu un giurista vissuto nel XII secolo e residente in questa località. Questo personaggio viene annoverato tra i firmatari della Lega Lombarda, benché non ci sia dato sapere se il nome del suo casato sia stato trasmesso al borgo in cui alloggiava o viceversa.
Sulle origini del nome di Nossa sono state avanzate anche altre ipotesi, più accreditate, che ci portano a scavare a ritroso nel passato, spostandoci alle sorgenti della Nossana, un fiume che confluisce nel Serio percorrendo un tragitto breve ma dalla notevole portata, tale da essere stato in buona parte convogliato nell'acquedotto di Bergamo nel 1970. Il termine Noxia indicava, presso le popolazioni di cultura celtica, la pena per un reato commesso. Era inoltre usanza presso queste genti che le decisioni di tipo giuridico venissero prese proprio in prossimità delle sorgenti, ritenute sacre. Allo stesso modo è possibile che il termine Nossa derivi da nus, ovvero noce. In tal caso si farebbe riferimento ad un albero presso il quale si radunavano i capifamiglia per prendere decisioni più importanti. Quel che è certo è che la Nossana ebbe fin dall'antichità un ruolo cruciale per i primi insediamenti umani nella zona e favorì il sorgere di numerosi opifici che facevano tesoro della prossimità del fiume e ne sfruttavano la corrente per svolgere le loro attività. Questo luogo porta infatti segno nel passaggio dei Rezi, dei Celti, dei Golasecchiani, degli Etruschi e dei Romani, e la valle ha avuto da sempre una marcata valenza proto-industriale. Lungo il corso di questo fiume, con il trascorrere dei secoli, vennero costruite concerie, segherie, gualchiere, forni fusori, mulini, centrali idroelettriche e, ovviamente, magli idraulici per la lavorazione del ferro, che proveniva generalmente dalla Val di Scalve e da Lizzola e veniva fuso a Gavazzo, frazione di Valbondione. Tali magli rivestono un ruolo di grande importanza nella storia del paese ed alcuni tra questi sono rimasti operativi fino ai tempi recenti. Una di queste strutture è stata anche adibita a museo,
per conservare e tramandare la memoria delle attività di lavorazione del ferro che per anni è stata portata avanti tra le sue mura. Il più antico documento scritto che attesta la presenza di maglie della zona è un atto di vendita del Maglio Minore, l'attuale museo, datato 1446 e redatto dal notaio Pietro Guerinoni di Gorno. Si presume comunque che la struttura, già attiva all'epoca, risalga all'incirca al XIII secolo e sia quindi di poco posteriore all'introduzione del maglio idraulico stesso, ad opera dei monaci dell'abbazia di Clairvaux nel 1136. Scrive a tal proposito il frate cistercense Arnaud de Bonval. Il fiume entra nell'abbazia, per quanto lo permette il muro della chiusa. Prima si getta nel mulino del fromento, dove il grano viene franto sotto il peso delle ruote e dove il setaccio separa la farina dallo scarto. Il fiume non si rifiuta né si nega ai compiti che gli sono richiesti. Così esso alza ed abbassa alternativamente i pesanti martelli e i magli, o per essere più esatti, i piedi di legno della macchina per cardare. Alcuni documenti vescovili lasciano inoltre dedurre che già nel 1179 dei magli di questo tipo erano operativi in altre zone del territorio bergamasco. Molto più antica è invece la tecnologia della ruota idraulica, probabilmente comparsa in età preistorica, nella Mezzaluna Fertile e poi riproposta in Occidente dall'ingegnere romano Vitruvio nel I secolo a.C. per soppiantare la forza lavoro umana ed animale nella macina dei cereali. Tale ruota si è rivelata, nella sua semplicità, una efficientissima fonte di energia, al punto di essere sopravvissuta in molte applicazioni all'introduzione della macchina a vapore durante la rivoluzione industriale. Ulteriori testimonianze ci giungono tramite il resoconto steso da Zuanne de Lezze, capitano della Serenissima nel 1596, durante la dominazione veneta in Bergamasca. In questi scritti viene stilato un elenco delle attività produttive insediate lungo la Nossana. Dalle parole del funzionario veneziano deduciamo che buona parte della produzione dei magli locali consisteva, oltre che in attrezzi agricoli, in chiodi. Questa gente è povera, lavorano nella ferrarezza, nel fare chiodi in diverse botteghe. Il fiume Serio passa a lungo come di sopra. Fiume piuttosto Seriola, detta la Nossa, che nasce in quel monte per 2 tiri d'archibuzada entra et sbocca nel Serio al ponte di Preda, che traversa la Seriola. Sopra la qual Seriola vi sono 2 magli da ferro, un grosso et l'altro piccolo. Molini 7 rode da grani, di ragione degli comuni di Parro, Premolo et degli stesso di Nossa. Attualmente sono visibili, oltre al Maglio Minore adibito a museo, le rovine di altri 2 edifici, il Maglio Grande, costruito a ridosso della Nossana, ed il Maglio Maggiore, situato nei pressi del ponte alla confluenza con il Serio. Mentre il primo aveva già cessato la sua attività agli inizi del secolo scorso, il secondo fu l'ultimo tra i magli di Ponte Nossa a chiudere i battenti, restando in funzione fino al 1985, cioè 21 anni dopo la chiusura del Maglio Minore. Nei pressi della sorgente, sulla sponda destra del fiume, sono poi venute alla luce durante i lavori per l'acquedotto anche i resti in pietra di un quarto maglio, sicuramente molto più antico. Si tratta dell'ennesima testimonianza della presenza storica nella valle di questi opifici.
Ma che cos'è un maglio? In senso stretto, il termine indica il grosso martello, ma per estensione può riferirsi all'intero edificio che lo ospita. Maglio deriva infatti dal latino malleus, sostantivo che indica proprio il martello, e condivide la stessa radice etimologica del termine malleabile. Ma per capire come è possibile azionare questo pesante martello, dobbiamo spostarci a monte, dove una travata incanala le acque della Nossana in una seriola dal corso parallelo a quello del fiume. Da qui l'acqua prosegue nel canale, passando di fronte a un vecchio lavatoio, oltre il quale è posta una griglia per frenare i rami trasportati dalla corrente, seguita da una piccola paratoia per la manutenzione della ruota. Dall'esterno del fabbricato si nota da subito la presenza di 2 ruote a pale, azionate dalla caduta dell'acqua. La più grande è connessa al funzionamento del martello, mentre la più piccola fa ruotare la mola. Una serranda, chiamata aquarelle, azionata da una leva all'interno del maglio, permette di regolare il flusso dell'acqua convogliato verso le ruote e di conseguenza anche la loro velocità di rotazione. Il movimento della ruota viene trasmesso da un albero di rotazione, l'Erbor, che passa attraverso la parete dell'edificio. È costituito da un tronco di rovere o castagno dal diametro di circa 60 cm, con degli anelli di contenimento in ferro applicati a caldo, detti guei. Queste vere metalliche hanno il compito di prevenire la torsione e lo sfaldamento delle fibre del legno. L'albero è completato da delle camme, dette anche palmole, che a ogni rotazione battono sulla coda del manico del maglio sollevandolo. Questi elementi erano in genere ricavati da un legno duro, come quello di quercia. Fulcro del movimento del maglio è un anello di ferro con 2 perni, la boga, inserita alla distanza di circa 2/3 dalla testa e assicurata lateralmente a 2 blocchi di granito chiamati spalle, che fungono da struttura portante. Queste spalle, dette anche söche, sono rinforzate da un intreccio di travi in legno che imbevute d'acqua assorbono le vibrazioni. Le pietre hanno il compito solo di tenere bloccata la struttura. Se ricevessero le vibrazioni prodotte dai colpi del maglio, si spezzerebbero. La caratteristica testa del maglio, chiamata testa d'asino, è contraddistinta dalla possibilità di cambiare la bocca, ovvero la parte che va imbattuta con l'incudine, a seconda della lavorazione da effettuare. Interrate sotto l'incudine sono collocati un blocco di metallo, la massetta, ed una pietra dal peso di alcuni quintali, che evitano all'incudine di sprofondare. Il tutto è circondato da terra battuta che assolve la funzione di smorzare le vibrazioni prodotte dal martello. Va tenuto conto infatti che, quando il maglio era funzionante, i ritmi di lavoro erano serrati e il martello arrivava a battere anche 150.000 colpi giornalieri. Spesso
per non rallentare la produzione, veniva utilizzato un apposito blocco di legno, che permetteva di arrestare il maglio senza intervenire sulla serranda, risparmiando ai lavoratori il tempo altrimenti necessario per fermare la ruota. Per lavorare i metalli non serviva soltanto un martello, ma anche una fucina nella quale portare il materiale a temperatura idonea. Anche il maglio di Ponte Nossa aveva quindi la sua forgia con un fuoco tenuto costantemente acceso. Quello del maglio era un ambiente buio non solo per i limiti architettonici dell'edificio, ma anche per questioni operative. In passato, in mancanza di strumentazioni apposite, era solo grazie al bagliore emesso dal metallo incandescente che il fabbro poteva riconoscerne la temperatura. Si andava dal rosso nascente, attorno ai 600 gradi, al bianco abbagliante dei 1500 gradi, quando il ferro era prossimo alla fusione. Negli ultimi anni di attività il materiale lavorato nel maglio minore non proveniva più direttamente dalle miniere o dai forni di fusione annessi, ma dalle rotaie smantellate della ferrovia. Si trattava di un acciaio con quantità di carbonio al limite, caratteristica che conferiva ai manufatti realizzati una grande resistenza. Ogni utensile prodotto, piccone, vanga o zappa che fosse, prevedeva un processo di sagomatura specifico, attraverso l'impiego del maglio stesso, dell'incudine e del martello, di punzoni e di dime. In genere questi attrezzi ricevevano denominazioni correlate alla cittadina dove erano utilizzate principalmente o dalla quale arrivavano gli ordini. Il carbone utilizzato per alimentare il fuoco era accumulato in una stanza laterale, dove ora sono esposti gli attrezzi. Veniva scaricato da un'apertura posta appena sotto tetto. Proveniva da boschi limitrofi e veniva ottenuto dalla combustione della legna nel poiat. Sul finire dell'Ottocento, il carbone di legna di produzione locale venne soppiantato dal carbon fossile estratto dalle miniere sarde. Per non estinguersi, il fuoco non necessitava soltanto di un combustibile, ma anche di ossigeno. Anticamente l'aria veniva soffiata nella forgia attraverso mantici, prima azionati a mano e più tardi collegati a ruote idrauliche. Nel maglio minore l'aria per alimentare il focolare viene garantita da un dispositivo ancora più ingegnoso e funzionale: la tromba idroeolica o tina dell'ora. Introdotta nel XVI secolo e ottimizzata da Leonardo da Vinci, la tromba idroeolica consiste in una condotta che forza l'acqua in caduta verticale verso una camera chiusa ermeticamente con uscita a sifone. Essa sfrutta un fenomeno abbastanza semplice a cui si può assistere anche sostando ai piedi di una cascata. Precipitando, l'acqua trascina con sé anche dell'aria, che viene liberata nel momento in cui il flusso va a infrangersi sulle pietre rialzate poste sul fondo del sifone, soprannominate formagelle per la loro forma. Quest'aria viene forzata in un condotto che termina sotto la forgia, mentre l'acqua prosegue il suo corso uscendo da un sifone. Per rendere la tromba più efficiente, le condotte hanno una forma leggermente conica, che sfrutta l'effetto Venturi per accelerarne la velocità di caduta. Allo stesso scopo, queste tubature ospitano talvolta delle finestrelle, le orecchiette, che servono ad aumentare il volume d'aria trasportato.
Molti tra gli attrezzi fabbricati richiedevano anche un'affilatura. Anche questa operazione avveniva tra le mura del Maglio, grazie a una mola azionata sempre dalla corrente del fiume. La mola in pietra di Sarnico, attualmente installata nel museo, non è la stessa che era montata in origine, ma una versione più piccola. L'originale si può comunque ammirare appoggiata a una parete accanto alla porta d'ingresso. Gli ingranaggi di trasmissione che muovevano la mola, oltre che in ferro, erano intagliati in durissimo legno di bosso. Un apposito condotto teneva costantemente umida la superficie del disco di pietra, per evitare che il ferro si surriscaldasse. Benché fosse il più piccolo tra i magni della Val Nossana, il maglio minore era fornito, come abbiamo potuto vedere, della tecnologia necessaria per portare a termine tutte le fasi di realizzazione di chiodi e strumenti agricoli, caratteristica che lo rendeva a tutti gli effetti una struttura autonoma ed efficiente. Il maglio minore era noto all'epoca anche come maglio Beltrami, dal cognome dell'ultima famiglia che lo ebbe in gestione. Per i proprietari il maglio non era solamente un luogo di lavoro, ma anche un'abitazione. Tutta la famiglia risiedeva all'interno della struttura ed i soppalchi erano adibiti a camere da letto. Un suggestivo ricordo della figura del Maer, Cornelio Beltrami, lo ritroviamo nei versi di Olmai, un componimento di Renato Rocca, poeta dialettale nossese. All'era del set, che gli che ormai, nulla podez, sgur, sapasgur, e per mia madre, forbes, portei, oltre strambai. Il Maer, il suo Beltram, on cerus e onest, che sera cosa venia di sgobà, mi domandava, detta legna? Ota, se, bravo, io vorrei fare mulaz, che t'ho for per l'ora, e a famiglia pagare. Al vede alla forza, mi fa di indicai, il fer che il veros, il bruso in odei, al vede ingovat con quel fer scotet, che in di somar, e sotto al mai, al diventa un zi, mansuet, Beltram, om de acqua e de fuoc, e sarei content de tutto loc diventa museo, per ricordare un Maer come te. La memoria del maglio e della sua attività continua a vivere e viene tramandata grazie all'impegno dei volontari dell'associazione e a racconti di chi ci ha lavorato, come Raimondo Seghezzi. Allora, sono arrivato qua nel 1954, all'età di 11 anni, appena finita la quinta elementare. Lavoravamo qua in 6 persone per 9 ore al giorno. Mi hanno portato qua perché io ero orfano di papà, mia mamma doveva lavorare e siccome qua lavorava già mio fratello, mi ha detto vai giù là che dalla mattina alle 6:30 fino alla sera alle 5 io so dove sei. Arrivato qua nei giorni più brutti dell'anno perché faceva un freddo cane e proprio il posto in sé qua al Maglio è sempre stato il posto più freddo di Ponte Nossa. Era il giorno di Santa Lucia, c'era ghiaccio dappertutto, però a un certo punto
mi sono reso conto che anche il lavoro non mi dispiaceva, perché imparavo cose nuove e al confronto con i miei compagni della mia età mi sentivo più grande, perché io andavo a lavorare e mi sentivo già uomo. E questo lavoro è durato per 11 anni e dopo ho dovuto partire per il servizio militare. Il gestore era morto e il figlio non aveva mai avuto voglia di gestirlo e l'hanno chiuso. È stato fermo per circa 20 anni, poi il comune è riuscito ad acquisirlo, l'hanno ristrutturato, però per metterlo in funzione bene ci sono voluti ancora degli anni, perché dentro il macchinario e così era tutto distrutto, e così adesso sono ancora 20 anni che giro qua per far vedere ai bambini come facevamo lavorare il ferro, gli attrezzi che costruivamo. La rivalutazione della struttura del Maglio Beltrami, con finalità museali, ha avuto inizio nel 1984, con la sua acquisizione da parte del Comune. Da allora al 2001, numerosi volontari si sono adoperati nel recupero e nel mantenimento della struttura, tra i quali Andrea Tussardi e Angiolino Ghilardi. Nel 2006 è stata costituita ufficialmente un'associazione per portare avanti il loro operato. Grazie al lavoro svolto sono state apportate al museo innumerevoli migliorie, ristrutturazioni, pannelli illustrativi, bacheche e modellini. La didattica è stata da sempre uno degli obiettivi principali del gruppo. Ogni anno sono numerose le scolaresche che fanno tappa al museo, per conoscere la storia dei maghi grazie alla passione delle guide dell'associazione. L'entusiasmo e la meraviglia dei numerosi visitatori nel riscoprire un passato artigianale affascinante e dimenticato è la prova di quanto il Magno Museo, a discapito della sua modestia, costituisca un patrimonio culturale unico, da tutelare e valorizzare. La storia antica di Pontenossa è strettamente legata, oltre che alla realtà artigianale dei magli della Nossana, a quella religiosa. Un percorso di fede che vede nel miracolo del 1511 la sua tappa più significativa, pur avendo avuto inizio molti anni prima. Dal sacramentario bergomense, redatto nel IX secolo, sappiamo infatti che in Campolungo, contrada dove ora sorge il santuario della Madonna delle Lacrime, esisteva già all'epoca una chiesetta, della quale il codice in questione fu certamente proprietà. La cappella era dedicata ai 7 fratelli martiri. Fu ampliata nel 1462 con l'annessa chiesa di Santa Maria ed era punto di riferimento del piccolo borgo medievale. La sua facciata era stata affrescata nella seconda metà del 400 da Giacomo Busca, pittore clusonese, autore della celebre danza macabra, con una scena della crocifissione che ci mostra un Cristo morente
affiancato dalla madre e dall'apostolo Giovanni, addolorati ai piedi della croce. La pittura è di gusto tardo gotico, arcaizzante, caratteristica della produzione dell'autore valligiano. La stessa mano si riconosce, sempre a Ponte Nossa, anche in alcuni frammenti di affresco riscoperti sotto le volte degli altari. Il dipinto, futuro protagonista del miracolo, è anche tutto ciò che oggigiorno rimane del luogo di culto originario. In seguito agli avvenimenti miracolosi, la cappella infatti subì numerosi ampliamenti, per poi venire demolita nel 1716, eccezion fatta per la parete affrescata, per far posto all'attuale sacrestia. Già nel 300 il quartiere di Campolungo fu teatro degli scontri tra i Guelfi e i Ghibellini, in lotta per la conquista di punti strategici nelle valli, come la fortificazione costruita in quegli anni sul Pizzo Frol, che domina il paese dall'alto nel punto di intersezione tra il fiume Serio e la Val del Riso. La devozione verso San Bernardino, a cui è intitolata la seconda chiesa di Ponte Nossa, si diffuse proprio in relazione a questi fatti. Il frate senese viaggiò per l'Italia infiammata dal conflitto, auspicando la pacificazione tra le due fazioni. Riguardo alla costruzione di questo oratorio, avvenuta nel 1449, la leggenda narra che esso fosse stato voluto da un tale Perolari, che si salvò miracolosamente dall'annegamento alla foce della Nossana per intercessione del santo. Dall'edificazione della chiesa, la contrada del ponte viene spesso indicata proprio con il nome di San Bernardino, al quale questa chiesa è intitolata. All'epoca del miracolo, nel XVI secolo, il piccolo paese di 170 anime era stato messo in ginocchio da una situazione abbastanza gravosa, comune a tutta la Bergamasca. Alle pestilenze e alle carestie andarono a sommarsi le razzie degli eserciti di passaggio durante l'invasione francese del territorio, storicamente leale alla Repubblica di Venezia. Si tramanda che nell'anno 1511 una pastorella della famiglia Bonelli de Ferrari, mentre pascolava il suo gregge in prossimità della chiesetta di Campolungo, avesse assistito a un fenomeno prodigioso. L'immagine di Maria affrescata dal Busca sulla facciata avrebbe infatti pianto lacrime di sangue. L'episodio viene così raccontato dal notaio Guirinoni in un resoconto coevo. Una certa immagine della gloriosissima Vergine Maria, nella parete anteriore della chiesa di Santa Maria in Campolungo, della parrocchia di Sant'Andrea di Premolo, della diocesi di Bergamo, vicino all'immagine di Nostro Signore Gesù, già da molto tempo dipinta, fu vista mutarsi, rattristarsi e versare sangue dall'occhio sinistro e aprire e chiudere in modo miracoloso lo stesso occhio. A motivo di tanta notizia e della divulgazione del prodigio inaudito, molte persone, accorrenti da diversi paesi, ricorsero alla medesima immagine, alla quale con devozione domandarono le grazie rispondenti ai rispettivi desideri. Si dice poi che fu Maria stessa, nell'ambito di questa apparizione, a chiedere alla ragazza di erigere un santuario in quel luogo. La richiesta fu prontamente soddisfatta dall'allora parroco di Premolo, Gerolamo De Donati, che assieme ai colleghi dei paesi limitrofi raccolse offerte per l'ampliamento della struttura. Il santuario cinquecentesco prevedeva uno sviluppo in 3 campate e venne costruito in modo che l'immagine prodigiosa fosse ben visibile nell'altare alla destra di quello principale. I lavori furono portati a termine nel 1533 con la partecipazione di lavoratori provenienti anche da Premolo e da Parre, e la sua consacrazione ufficiale a Santa Maria Annunciata avvenne nel 1573. L'importanza acquisita dal santuario mariano di lì a una decina d'anni fece sì che a Ponte Nossa venisse riconosciuta l'autonomia di parrocchia rispetto a Premolo. La celebrazione dell'apparizione il 2 giugno fu però istituita, almeno ufficialmente, parecchi anni dopo l'evento prodigioso, nel 1677,
Da allora questa ricorrenza viene riproposta di anno in anno. Un'altra data significativa per il santuario fu il 31 maggio del 1874. In questo giorno, a riconoscimento del miracolo e della devozione antica, l'immagine della Madonna venne solennemente incoronata con un prezioso diadema. Ulteriori ampliamenti al santuario vennero apportati tra il 1898 e il 1912, con l'aggiunta di altre 2 campate. In occasione di questi rinnovamenti, la chiesa subì anche interventi di restauro e di abbellimento, dal soffitto a tavole dipinte a una serie di pitture murali realizzati dai decoratori Fermo Taragni e Giovanni Cavalleri, tra le quali spicca la maestosa incoronazione di Maria che sovrasta gli altari. La chiesa, al centro della devozione dei paesani, venne arricchita di anno in anno con nuovi ornamenti architettonici, paramenti sacri ed ex voto di varia natura offerti dai fedeli. Dal 2014 parte di essi può essere ammirata nell'ex teatro adiacente al santuario, riadattato a sala espositiva. Questi doni votivi sono interessanti testimonianze della religiosità popolare in tempi più o meno lontani. Sull'altare maggiore, i cui marmi sono stati lavorati dalla prestigiosa bottega dei Fantoni, si può ammirare un pregevole polittico dipinto da un autore di scuola vivariniana nel Cinquecento. Ma c'è un ex voto molto insolito, diventato quasi un simbolo per Pontenossa. Si tratta del coccodrillo imbalsamato che fa mostra di sé appeso al soffitto della chiesa. La prima menzione sulla presenza della pelle del rettile nell'edificio religioso risale al 1594. Inizialmente era deposto ai piedi di una statua della Vergine, probabilmente con l'intenzione di simboleggiare la sua vittoria sul maligno, incarnato dalle spoglie minacciose della bestia. Il coccodrillo ha sempre vissuto vicende alterne, criticato come oggetto profano e poco consono al contesto, o rivalutato come curiosità esclusiva del paese. Nel Seicento sparì, per tornare visibile al pubblico soltanto nel secolo successivo. Riguardo la sua storia, la versione più accreditata sostiene che il coccodrillo fosse stato ucciso con un colpo di archibugio da un mercante del posto, grazie all'intercessione della Vergine. È improbabile però che la vicenda si sia svolta, sempre stando alla tradizione, a Rimini, dato che l'animale in questione proveniva dall'Africa. Ad ogni modo, la lucertola marina, come veniva talvolta chiamata la creatura, ha stimolato spesso la fantasia della gente del posto, incoraggiando la nascita di versioni alternative e più goliardiche sulle sue origini. Oltre a opere d'arte, paramenti e doni votivi, la chiesa parrocchiale di Pontenossa ospita al suo interno anche un grande organo a canne. Quello attuale, installato nel 1931 in sostituzione del precedente organo Serassi, venne fabbricato dalla ditta Pedrini di Cremona. L'importanza data a questo strumento nelle celebrazioni liturgiche è anche indice della passione storica dei nossesi nei confronti della musica sacra. Pontenossa ha dato i natali a molti musicisti, oltre ad annoverare tra le sue associazioni una banda musicale e una corale attive da più di un secolo. Ecco, ci troviamo nella cantoria che è sopra il portone principale della nostra chiesa parrocchiale. È stata costruita
quando si sono iniziati i lavori per le manifestazioni del 400° dell'apparizione, quindi del 1911. Ecco, Don Benedetto Merati, un sacerdote con una vocazione musicale molto seria e molto ben preparata. Viene a Pontenossa nel 1918, non c'era allora l'oratorio, le prove del coro che lui ha rimpolpato si tenevano qui nella sua casa, nella sala parrocchiale, anche 3 giorni per settimana. Lui stesso, appena poteva, saliva in questa cantoria a dirigere personalmente le messe. E attenzione, Don Merati è stato direttore di una delle più grandi corali esistenti sul territorio, che è la corale della parrocchia di Seriate. Dicevamo di Don Merati, non solo si è impegnato nella musica sacra, ha tentato e ha riuscito a unire le 2 bande, la banda parrocchiale che c'era allora e la banda indipendente che faceva le sue prove vicino al Maglio Maggiore, su al ponte. Tra i suoi allievi maggiori 2 di spicco: Carlo Cremonesi, valente compositore, Carlo Salvoldi, valente cantore. Figura significativa in ambito musicale è stato indubbiamente quella del maestro Carlo Cremonesi, grande compositore del quale il corpo musicale del paese porta il nome. Talentuoso autore di brani di musica sacra, sia vocali che strumentali, Cremonesi compose anche inni diventati baluardi della comunità nossese, l'inno al mazzo e Noi siamo nossesi. Così come i magli e i luoghi di culto costituiscono una testimonianza tangibile della storia di Pontenossa, anche tradizioni come quella del MAS, evento folcloristico fortemente legato all'identità del paese, sono fondamentali per comprenderne il passato. Il rituale del taglio, del trasporto e del falò del MAS, l'albero del maggio, è una ricorrenza che coinvolge annualmente il paese e che si è tramandata fino ai giorni nostri. Questa usanza, benché la sua esistenza sia menzionata su documenti scritti solo a partire dal XVIII secolo, ha origini molto antiche, che ci portano a contestualizzarla, insieme a tradizioni analoghe riscontrate in altre località, tra i riti propiziatori ancestrali che nell'Europa preistorica celebravano l'arrivo della primavera e dei raccolti. Viste le difficoltà implicate nel trasporto dell'albero lungo le pendici ripide del monte, questa manifestazione non aveva soltanto una valenza propiziatoria per le messe, ma anche quella iniziatica di rito di passaggio. Il rituale si ripete annualmente da tempi remoti, non curanti delle condizioni meteorologiche avverse, come si evince dallo scritto settecentesco conservato negli archivi parrocchiali. Si osserva inoltre che piova o tempesti o di imperversi il tempo fino che vuole e che si può immaginare, nessun anno mai si intralasciò di fare il falò. La tradizione del MAS è scandita da 3 eventi, che si svolgono nell'arco di altrettanti mesi. Tutto ha inizio ad aprile, con il taglio dell'albero. Fissata la data di ritrovo, i soci del MAS, gruppo di amici che tiene viva questa usanza, si riuniscono al mattino per recarsi sul sito dove la pianta verrà prelevata. I soci non sono legati da vincoli formali né costituiscono un'associazione ufficiale. Si tratta infatti di un sodalizio spontaneo, a cui chiunque può aderire, che si forma al momento del taglio e si scioglie con il falò, per poi riunirsi nuovamente l'anno seguente
permettendo così alla tradizione di perpetrarsi negli anni di generazione in generazione. Dal 2011, recuperando un'abitudine caduta in disuso negli anni 40, il taglio del MAS avviene nel territorio del comune di Ardesio. Qui l'albero viene abbattuto a colpi di accetta come in passato, anche se il trasporto ora avviene su un camion e non più con un carretto. Giunto a Ponte Nossa, il MAS viene adornato e portato in corteo lungo la via principale del paese, fino al santuario dove viene benedetto. A questo punto l'albero viene scorticato e lasciato ad asciugare in principio al sentiero che sale al Corno Guazza. Soltanto il mese successivo, il primo giorno di maggio, la pianta viene trascinata e issata a forza di braccia in cima a questo pizzo che domina il paese sottostante da un'altitudine di 912 metri. La salita è resa difficoltosa non soltanto dalla mole e dal peso dell'albero stesso, ma anche dalla pendenza e dal dislivello che bisogna superare per portarlo a destinazione. Prima che l'albero venga bruciato, trascorre ancora un mese, durante il quale il MAS, alloggiato in un supporto che lo tiene in posizione verticale, è ben visibile anche dal fondovalle. Nel tempo,
all'origine marcatamente pagana della festa, è stato affiancato un significato cristiano. Il rogo dell'albero avviene infatti la notte della vigilia della festa patronale della Madonna delle Lacrime, celebrata il 2 giugno, e viene associato da tempo a tale festività religiosa. Questa ricontestualizzazione del rituale come gesto votivo ha probabilmente fatto sì che esso non venisse bandito o dimenticato, destino toccato a altre celebrazioni simili. Già a fine Settecento il parroco Donadini scriveva a proposito: Sul detto Pizzo, fra tanti accaduti casi, nessuno giammai ebbe a soffrire da uno distorta, segno evidente della miracolosa protezione di Maria, la quale con ciò addimostra volere e pretendere tale piccolo ossequio. A rafforzare il significato religioso delle festività, sulla cima dove il mas viene annualmente bruciato, nel 1971 è stata collocata una statua della Vergine alta più di 4 metri. Il suo posizionamento è stato possibile grazie al supporto di un elicottero, che ha trasportato i pezzi in loco per l'assemblaggio, e all'impegno del gruppo alpini del paese, che volle così celebrare il 40° della sua fondazione. Il gruppo alpini, che già esisteva a Nossa, degli anziani, attraverso Narciso Raimondi, che era il segretario, e Viola Guido, che era il capogruppo, mi hanno chiesto se partecipavo all'attività del gruppo degli alpini di Nossa, e così ho avuto il primo contatto con loro e mi sono iscritto e ho dato una mano così nelle varie organizzazioni. E da lì, parlando, si è ripreso un po' il discorso di mettere una statua della Madonna sul Pizzo. Le parole sono state tante prima e poi siamo arrivati al dunque, abbiamo trovato la soluzione che si poteva fare questa statua in polvere di marmo, perché facendolo con altro materiale veniva molto più pesante. E quindi quando eravamo pronti sono venuti con un elicottero, 2 o 3 minuti sono partiti da qui, ho portato su il traliccio. Una volta consolidato il traliccio, si trattava di fare l'impresa vera e propria per portare sulla statua. Nel frattempo lo scultore aveva preparato la statua e alla fine, quando era tutto pronto, quando ho comunicato a Oriol Serio, al comando degli elicotteri, e ho detto il peso, e mi hanno detto non è possibile, i nostri elicotteri non riescono a portare un peso così, per cui ormai la statua era realizzata. Allora parliamo con lo scultore e ci dice: vabbè, possiamo dividere il peso, facciamo 2 parti e poi veniamo noi sullo posto e lo risigilliamo con la polvere di marmo, e la statua non si vede neanche, difatti anche adesso nessuno se ne accorge che sarà in 2 parti. La statua della Madonna, che ospita una campana nel suo basamento, viene illuminata nelle ore notturne. Quello del Mas non è l'unico falò a far parte della tradizione nossese. Ha infatti preso piede abitudine, soprattutto a partire dagli anni 50, di accendere un grande fuoco durante la commemorazione di San Bernardino nel mese di maggio. Il grande falò viene arso ai piedi del ponte, al fianco della chiesa del Santo, anche in questo caso accompagnato da uno spettacolo pirotecnico.
Questa volta non sembrano esserci antiche usanze pagane all'origine della tradizione. È più probabile che il tutto sia nato spontaneamente, per conferire maggiore solennità alla processione e alle funzioni religiose legate al culto di San Bernardino. Si tratta in ogni caso di un evento di grande impatto visivo, che attrae annualmente una nutrita folla di spettatori. Come si è già accennato, Ponte Nossa ha visto il suo massimo splendore nell'epoca a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. In questi anni il paese divenne uno tra i centri industriali più importanti nella valle nell'ambito della produzione tessile. Aprì infatti nel 1870, sotto la guida della famiglia imprenditoriale svizzera degli Zopfi, il cotonificio bergamasco, situato sulla sponda sinistra del Serio. Negli anni a seguire la proprietà passò nel 1909 a Ernesto De Angeli e Giuseppe Frua, che implementarono i reparti di tessitura, e venne successivamente acquisito dal gruppo Inghirami con il nome di Cotonificio Cantoni nel 1974. La condizione dei lavoratori nella prima metà del secolo era molto dura. I salari miseri costringevano intere famiglie a lavorare per garantirsi un reddito sufficiente. Ciononostante, il cotonificio dava alla gente del posto la certezza di un'occupazione e a metà degli anni 30 si toccarono picchi di impiego di quasi 2 migliaia di persone. Ovviamente questi operai non erano esclusivamente nossesi. Alcuni provenivano anche da località abbastanza distanti, come la Val Camonica. Tenendo conto della carenza di mezzi di trasporto di allora, va da sé che molte di queste persone, eccezione fatta per i fine settimana, erano costrette dalle distanze a trovare alloggio nelle vicinanze dello stabilimento. Per tale motivo, a partire dalla costruzione del cotonificio stesso, i proprietari provvedettero a fornire servizi e strutture a beneficio dei loro impiegati. A inizio Novecento si costruirono quindi case operaie come quelle di Viale Rimembranze, un asilo infantile per la prole dei dipendenti e un enorme convitto, ben visibile tra le mura dello stabilimento. La consistente richiesta di manodopera richiamò a Ponte Nossa moltissime persone, facendo sì che in circa un ventennio la popolazione del paese quadruplicasse, arrivando a superare i 2000 abitanti all'inizio del XX secolo. Il piccolo centro abitato divenne in questo modo un luogo vitale e affollato, caratteristica che originò il curioso soprannome di Piccola Parigi. Sulla scia della dilagante rivoluzione industriale e di nuovi impianti produttivi, anche il trasporto su rotaia raggiunse la Val Seriana. I treni transitarono in valle per quasi mezzo secolo, fino allo smantellamento del sistema ferroviario nel 1967. La ferrovia raggiunse Ponte Nossa nel 1885, agevolando e incentivando il commercio dei prodotti del cotonificio e quello del materiale minerario derivato dalle attività estrattive nei monti circostanti. Per quanto le miniere abbiano costituito un elemento cardine soprattutto per l'economia di altri paesi, come Gorno e gli insediamenti della Val del Riso, la loro presenza sul territorio ha comunque influito anche sulla storia nossese. Basti pensare che la piazza principale del paese, ora intitolata a Giovanni Paolo II, portò fino a pochi anni fa il nome di calamina, un minerale ricco di zinco che veniva trasportato e smerciato nello stesso spiazzo. Dal 1952, nel tratto finale della Val del Riso, proprio a ridosso del fiume Serio, operava lo stabilimento della società mineraria Sapez, nel quale lo zinco veniva raffinato tramite complessi processi elettrolitici. Anche questa fu un'attività industriale che garantì occupazione a molti nossesi negli anni del boom economico. In ogni caso,
fu soprattutto grazie al cotonificio che Pontenossa diventò uno dei più importanti centri produttivi della Bergamasca del tempo. La sua importanza fu tale che nel 1890 anche il re d'Italia Umberto I fece visita agli stabilimenti, come ci testimonia una celebre fotografia che lo ritrae mentre attraversa il ponte di legno con un solenne corteo al seguito. Negli stabilimenti sulla sponda sinistra del Serio veniva messo in atto l'intero ciclo produttivo dei tessuti, dalla tessitura alla tintoria allo stampaggio, dal confezionamento alla vendita. Il funzionamento delle macchine tessili e delle caldaie era possibile grazie a una centrale idroelettrica dedicata, alimentata dall'apposito canale che derivava le acque del fiume nei pressi di Ponte Selva. Questo canale proseguiva fino al ponte del Costone, dove incanalato in condotte forzate azionava altre turbine. Entrambe queste centrali, a differenza degli altri impianti produttivi, sono tuttora operative. Come abbiamo visto, il centro abitato di Pontenossa è concentrato nel fondovalle, anche se il territorio del comune ha un'estensione più ampia. Possiamo trovare boschi, prati e valli a ridosso del fianco sinistro del Guazza, dalla Val Cambrosna, che con le sue rocce segna il confine conclusone, alla località Scalvina, ampio spiazzo che costeggia il fiume, dove si trova anche la storica pista di motocross del paese. Tra i molti sentieri che percorrono i boschi e le pinete alla base delle montagne è possibile raggiungere località uniche come la Corna dei Lader, un complesso di cavità naturali immerso nel verde, o luoghi elevati da cui si gode un'ampia visuale sui paesi della vallata. La passione per la montagna dei Nossesi li ha spinti a impegnarsi anche oltre i confini geografici del proprio comune. Sono molte le strutture costruite, ristrutturate e gestite da associazioni del paese, la più antica delle quali è indubbiamente il rifugio Santa Maria in Leten, una baita d'alpeggio vecchia quasi un secolo, ristrutturata e mantenuta da oltre 30 anni da un gruppo di soci. La struttura che attualmente è il nostro rifugio risale al 1929. Per anni è stata usata dai mandriani. Sul finire degli anni 30 e a cavallo con gli anni 40 è arrivato un imprenditore di Monza, Luigi Santamaria, cavaliere del Regno, ha portato un gregge di pecore e ci trascorreva 15 giorni all'anno facendo le ferie. Da qui è rimasto il nome Santa Maria. Poi, sul finire degli anni 70, la cascina che veniva usata dal contadino è stata ristrutturata dall'amministrazione comunale e la struttura che ora è rifugio è rimasta vuota e un gruppo di volontari di Pontenossa ha chiesto al comune di poterla riadattare a rifugio e poi da lì è partita tutta la storia. Ogni anno sono sempre in molti a riunirsi nella conca di Leten a 1765 metri per partecipare all'immancabile festa del rifugio. Siamo qui oggi per rinaugurare il rifugio. Perché rinaugurare? Perché con la grande nevicata del 2013-2014 il rifugio ha subito parecchi danni. L'anno scorso abbiamo iniziato con la sistemazione del rifugio e proseguita poi anche con la sistemazione della baita. Il posto, come sempre, è incantevole, l'aria è finissima, purissima e speriamo che arrivi tanta gente.
Altri nossesi si sono invece adoperati nei primi anni 90 nella ricostruzione della Beita de Sura, allora ridotta a un rudere nel cuore della Val d'Ossana. Il bivacco Beita de Sura è una baita di proprietà comunale che è stata ristrutturata nel 1990 da un gruppo di Ponte Nossa di amici volontari denominato i Soci della Beita. È stato ristrutturato in 2 anni di lavoro con contributi sia da parte della regione che da parte del comune e dispone di 16 posti letto e tutto quello che è necessario per viverci senza dover bivaccare, quindi è un bivacco ma a tutti gli effetti è un rifugio perché ci sono tutte le comodità. C'è la corrente, l'energia elettrica fornita da pannelli fotovoltaici, acqua sorgiva che abbiamo portato tramite un acquedotto realizzato da noi e per poterlo utilizzare si chiedono le chiavi al responsabile che viene data in autogestione. Anche qui, come al Rifugio Santa Maria, si tiene annualmente una festa che richiama a sé molti escursionisti. Sempre sul territorio del comune di Premolo, a 1200 metri sul Monte Belloro, troviamo un altro bivacco, costruito interamente dai soci del GAN nel 1983. Edificata in prossimità di un grande pascolo erboso che si apre sulla vallata, la caratteristica struttura in legno viene rifornita tramite un impianto di pompaggio che pesca l'acqua da un pozzo sotterraneo. Facile da raggiungere da vari sentieri alla portata di tutti, ha contribuito all'avvicinamento dei più piccoli alla montagna, grazie alla passione dei volontari che ogni anno ci accompagnano alle scolaresche, facendo riscoprire ai bambini le meraviglie che la natura del territorio può offrire. Il GAEN, Gruppo Alpinistico e Escursionistico Nossese, è un'associazione nata negli anni 70. Allora, GAEN nasce nel 1970. Nasce dalla volontà di un gruppo di amici amanti della montagna, amanti della natura. Alcuni già facevano arrampicate sulle nostre montagne, sulle Orobie. Abbiamo invitato altri ragazzi che si occupavano di speleologia e c'erano persone che invece facevano più che altro escursionismo. Nel 1971 e tra queste è stato eletto poi il vero e primo consiglio direttivo. Presidente sono stato eletto io. Dopo 2 o 3 anni abbiamo pensato che era bello, giusto, allargare un po' il discorso alle nuove leve, cioè ai bambini, ai ragazzi, ai giovani. Così è stato e sono nate le prime gite denominate addirittura primi passi. Vi partecipavano i piccolini, vi partecipavano i ragazzi, i loro genitori naturalmente, ma anche i nonni. Un'altra cosa che poi abbiamo pensato che sarebbe stata bella da poter realizzare è avere cioè un luogo nostro, dove una montagna naturalmente, da poterci trovare e anche che servisse a dare uno spunto, a dare agio di portare avanti anche delle altre iniziative successive sempre legate a questi giovanissimi. Così è stato. Nell'80 abbiamo iniziato la costruzione di questa struttura, è durata fino all'83. L'83 è stata inaugurata e abbiamo pensato subito che adesso con questa struttura potevamo sfruttarla proprio a livello di andare nelle scuole e invitare questi ragazzi, classe per classe, a passare con noi dei fine settimana qua al bivacco, avendo così noi la possibilità, visto che il luogo è molto bello, non è pericoloso, c'è un bel pascolo, c'è un bel bosco, di cominciare anche proprio da
da quell'età lì, di quell'età così giovanissima, a fargli vedere cosa si può guardare. Basta guardare in primavera questo pascolo è fiorito, ci sono tantissime qualità di specie di fiori e tuttora questa iniziativa denominata di avvicinamento alla montagna coinvolge i ragazzi di Ponte Nossa, delle scuole elementari di Ponte Nossa, e i ragazzi delle scuole elementari di Premolo. Se avremo la possibilità di andare avanti ancora e più che altro di coinvolgere ancora questi ragazzi dalla scuola, il GAEN avrà fatto un bel lavoro per i giovanissimi. Parlando del GAEN, non possiamo fare a meno di ricordare Paolo Capitagno, socio fondatore del gruppo scomparso recentemente. La sua grande passione per la montagna lo ha portato a viverla in ogni sua sfaccettatura, con escursioni, scalate, esplorazioni speleologiche e raccolta di minerali. Persona solare e volenterosa, si è sempre adoperato in vari ambiti della vita del paese, contribuendo con il suo prezioso aiuto all'attività di diverse associazioni. La storia del GAEN è stata raccontata nel 1989 da Tema, un bellissimo videodocumentario curato interamente da Gianni Bigoni, di cui abbiamo visto alcuni estratti. Gianni è stata una personalità eclettica di Ponte Nossa, un uomo ricco di interessi, capace di spaziare dalla natura alla storia, dalla musica al video, mettendo sempre passione, inventiva e competenza in ciò che faceva. Oltre ad aver immortalato con la sua inseparabile cinepresa decenni di storia del paese, si è spesso cimentato nella ricerca archeologica, scoprendo siti e reperti di interesse e partecipando agli scavi di Parre negli anni 80 e 90. Ricordare Gianni e ciò che ha fatto ci spinge a riflettere su Ponte Nossa e sulla storia che abbiamo cercato di ricostruire e raccontare in questo documentario. Una storia che lui, più di chiunque altro, ha saputo indagare e riscoprire. Un patrimonio che, come Ponte Nossa, ogni paese ha e che merita di essere preservato e tramandato alle generazioni future, come tutti quei piccoli tasselli di storia locale spesso ignorati, ma senza i quali la grande storia che tutti conosciamo non esisterebbe.